Vi spiego il contatto fra il dottore e Marquez a Sepang 2015. Siccome c'è tanta gente che dopo 4 anni ancora non ha capito un cazzo del contatto fra Marquez e Valentino, io adesso ve lo spiego, partendo dalle parole dei piloti dopo l'incidente. And when I go wide, I slow down and I wanna slow with quite stop, and I look at him like for say, what you doing? And I feel his handlebar on my leg here, and I lose the leg from the foot peg. Valentino passed me, I heard the bike, then I pick up, but then I saw that he was completely straight and looking me and stopping a lot. The corner just I was waiting because I was nothing to do in that point. And then I saw that he, with his leg, he pushed my arm and my front brake, and then I locked the front wheel and I cried. Allora, dopo l'inutile battaglia durata qualche giro, Valentino è stufo, Marquez è largo, lui taglia all'interno rallentando e lo guarda. Che cazzo stai facendo? Questa è la situazione. Marquez ovviamente se ne accorge e che cosa fa? Rialza la moto, si scansa. La telecamera giroscopica sul colone di Marquez lo fa vedere in maniera molto chiara. Poi dall'elicottero si vede un altro particolare molto importante. Il ginocchio di Marquez rientra, era in piega, ha dovuto rialzare la moto perché c'era Valentino di mezzo che rallentava e finisce di ricomporsi portando a sé il ginocchio. Quindi hanno rallentato e sono adesso entrambe dritti. C'è poi un momento di stallo, quando Marquez nell'intervista dice stavo aspettando. È questo. Qualche istante dove nessuno dei due fa niente. Avanzavano paralleli e basta. Che succede dopo? Succede che Marquez dice di aver visto Valentino tirare fuori la gamba. Ecco, questa è una grandissima stronzata, perché la cosa che succede dopo è un'altra. Marquez ritira fuori il ginocchio. È lui ad andare verso Valentino. Da davanti è ancora più chiaro. Notare bene che Valentino è ancora completamente immobile a questo punto, sia col corpo che con la gamba. La stessa inquadratura ci aiuta a capire anche un'altra cosa fondamentale: l'atteggiamento di Valentino in quel frangente. Gira la testa, guarda avanti e molla i freni. La forcella anteriore torna su perché ha mollato i freni. Lui voleva levarsi dalle palle. Aveva fatto rallentare Marquez per guardarlo come a dire che cazzo fai, e queste immagini confermano esattamente il racconto che Valentino ha fatto dopo l'incidente. È a questo punto però che Marquez lo colpisce. Marquez col corpo, col braccio, sbatte contro la gamba di Valentino. È chiarissimo come il ginocchio di Valentino vada a sbattere contro il serbatoio. Da dietro c'è aria fra il polpaccio di Valentino e la moto. Marquez arriva e si appoggia. Questa roba non è chissà quale scoperta, basterebbe guardare lo schermo e se ne accorgerebbe chiunque. Non è una scoperta a livello del bosone di Higgs, ma comunque Marquez si appoggia e di riflesso Valentino apre immediatamente il ginocchio per spingerlo via, se lo leva di dosso. Il piede però è ancora sulla pedana, sta facendo leva per aprire il ginocchio e si vede chiaramente. Il ginocchio di Valentino è al punto di massima estensione adesso. Andiamo avanti, lo sterzo di Marquez si chiude e nello stesso istante la gamba di Valentino fa un movimento molto innaturale, uno scatto. Visivamente sembra come agganciata da qualcosa, forse il cupolino di Marquez, ma non lo possiamo sapere. Altra cosa che vediamo è che il piede di Valentino non è più sulla pedana a questo punto. Comunque, fatto sta che Marquez cade e Valentino prosegue. Perché lo sterzo di Marquez si è chiuso? Perché è caduto? Chiediamo a quelli che erroneamente sono stati considerati le vittime dell'incidente, e cioè Marquez e la Honda.
Nakamoto, vicepresidente HRC, disse che la telemetria della moto di Marc mostra che benché lui stesse tirando sulla moto per evitare il contatto con Valentino, la leva del suo freno anteriore ha ricevuto un impatto improvviso che ha bloccato la ruota, motivo questo della sua caduta. Poi una supposizione, visto che neanche loro possono saperlo: crediamo che questa pressione sia il risultato di un calcio da parte di Rossi. Quindi Marquez cade perché la sua ruota anteriore si blocca. Ce lo dice la Honda. Causa del bloccaggio, un calcio di Rossi. Io ho due problemi fondamentali con questa teoria. Il primo è che c'è un paraleva di mezzo, misura introdotta proprio per evitare conseguenze del genere. Poi uno da davanti con stivali e tuta calcia all'indietro schivando il paraleva. È assurdo, ma se la Honda lo reputa possibile, noi ci crediamo. E quindi andiamo al secondo problema, che è ben più grosso. Da questo fotogramma esatto, la ruota anteriore di Marquez è bloccata. Guardate la scritta bianca sulla spalla della gomma e tenete d'occhio anche le razze del cerchio. Il piede di Valentino non si vede, quindi questo potrebbe essere il momento esatto del contatto fra Valentino e la leva del freno di Marquez. Andiamo avanti di un fotogramma e vediamo che succede. Iniziamo a vedere il piede di Valentino, ma la ruota è ancora bloccata. Un altro. Vediamo tutta la gamba di Valentino, ma la ruota è ancora bloccata. Avanti di un altro. Valentino è a 1 metro di distanza. Marquez è steso per terra, ma la ruota è ancora misteriosamente bloccata. Brembo wireless forse? Sulla destra dell'immagine c'è addirittura del fumo. La ruota è bloccata, la gomma striscia e fuma blu. Altro fotogramma, ruota ancora bloccata e Valentino a ormai 2 metri di distanza. Ultimo fotogramma, Valentino quasi fuori dall'inquadratura, Marquez e la moto stesi per terra, ruota ancora nella stessa identica posizione di quando Marquez era ancora dritto. Che significa tutto questo? Significa che Marquez è un bugiardo, significa che Marquez aveva il freno in mano mentre andava addosso a Valentino e significa che ha pinzato. Ha pinzato per... Ma chi ha pinzato? Marquez ha pinzato? No, quello che può essere successo è che nel contatto la leva anteriore di Marquez abbia toccato con Rossi e che si sia bloccata la ruota davanti. Ma tu vuoi dire che Marquez ha pinzato apposta per cadere? Sarebbe da matti, non è pensabile, no. Sì, Guidone. Ha pinzato apposta per cadere. Ecco perché la ruota è rimasta bloccata per tutto quel tempo, ecco perché fumava ed ecco perché non ci faranno mai vedere la telemetria, perché se no sarebbe tutto troppo chiaro.